Ragazzi, buongiorno, benvenuti all'ennesima lezione sulla storia dell'impero ottomano. Sono lunghe, sono faticose, è vero, queste lezioni. Siamo arrivati partendo dal 1300, dalle origini della grande entità statale dei turchi ottomani, siamo arrivati al 1664, vi ricordate? In chiusura della scorsa video lezione. E ho con me la mia gattona portafortuna, la mia mascotte, la mia gattona Sophie che sta sempre insieme a me in tutti i momenti della mia vita e mi rincuora e mi dà coraggio e mi sprona a studiare, mi sprona a lavorare, perché già quando io vedo questa gatta che è veramente bellissima, un prodigio della natura, guardate com'è bella, adesso vuole mordere come al solito, io già la guardo e mi viene la voglia di lavorare, di fare delle cose belle, di fare delle cose produttive, di fare delle cose costruttive. Vuoi salutare, Sofì, i nostri videoascoltatori? Guardate che bella Sofì. Beh, se ne vuole andare, allora facciamo un saltino, Sofì. Allora, 1, 2, 3, salto. 1, 2, 3, salto. D'accordo, continuiamo con la nostra storia militare dell'impero ottomano. Abbiamo visto in chiusura della video lezione precedente che gli ottomani puntano espressamente su Vienna, la conquista di Vienna, e abbiamo visto la scorsa volta che sono i due gran visir di origine albanese della famiglia Koprulu, prima Koprulu Mehmet e poi suo figlio Koprulu Ahmet, a riorganizzare, rinvigorire e lanciare una nuova espansione dell'impero ottomano che prima di loro era in crisi e che dal punto di vista dei cristiani, dell'Occidente cristiano, sembrava in crisi definitiva. Invece, a sorpresa, nella seconda metà del Seicento, gli ottomani riescono a ritrovare forza e a cercare di arrivare a conquistare Vienna. Abbiamo visto la scorsa volta che una prima volta gli ottomani sono fermati al passo del San Gottardo, vengono sconfitti sul fiume Rab nel 1664 dall'esercito asburgico e della coalizione asburgica, a cui partecipavano ad esempio soldati di alcuni stati tedeschi, comandato da Raimondo Montecuccoli. Questa battaglia sconfitta gli ottomani al fiume Rab e viene chiamata anche la battaglia del San Gottardo, perché insomma il fiume Rab è vicino al San Gottardo, quindi si chiama in tutti e due i modi, battaglia del fiume Rab, battaglia del San Gottardo. Non deprime gli ottomani, che adesso, come vedremo negli anni successivi, ritornano a conquistare territori e puntano nuovamente su Vienna. Guardate che il fiume Rab, dove è avvenuta la battaglia, e il passo del San Gottardo, non sono assolutamente lontani da Vienna, c'è una distanza di poche decine di chilometri. E vi ricordo che il sultano si chiama Mehmet IV. Vi ho detto la scorsa volta che Mehmet IV era impegnato in una vita di trastulli, di bagordi, non si occupava minimamente degli affari di Stato, era il Gran Visir a governare per lui. Quindi gli ottomani sono sconfitti provvisoriamente nella battaglia del fiume Rab nel 1664, nello stesso anno viene firmata una pace con gli Asburgo d'Austria. Nel 1669 gli ottomani ritornano all'offensiva, attenzione, inizialmente nel Mediterraneo, conquistano Creta, la strappano da Venezia e quindi gli ottomani iniziano a riconquistare più o meno il controllo del Mediterraneo orientale. Attenzione, in seguito gli ottomani nel 1672 invadono la Polonia.
Questo è importante perché gli ottomani si procurano nuove direttrici di espansione verso la Polonia e verso l'Ucraina che sono importantissime perché riusciranno poi a puntare su Vienna, capite? Non più proveniendo da sud, ma proveniendo da nord, cioè dalla Polonia. Gli ucraini si erano ribellati contro i polacchi e anche contro i russi e anche contro i tatari, perché gli ucraini erano sottomessi da una parte dai polacchi, in un altro territorio dai russi e appunto in un altro territorio dai tatari, e quindi chiedono aiuto alla Polonia. Quindi gli ottomani con questa scusa invadono la Polonia e conquistano numerose località. Conquistano prima, siamo nel 1672, Kamenec, poi avanzano fino a Leopoli, la capitale della Galizia. La Polonia è costretta ad un accordo di pace. Il territorio che interessa agli ottomani, attenzione, non è la Galizia, ma è la Podolia, perché la Podolia appunto consente agli ottomani di invadere l'Austria da nord. Il trattato di pace con la Polonia certifica il passaggio della Podolia all'impero ottomano. La Dieta polacca, il Parlamento polacco si rifiuta di riconoscere questo trattato. Peraltro il re polacco, che è un grande condottiero militare, Giovanni Sobieski, Jan III Sobieski, subito dopo riesce a sconfiggere gli ottomani. D'accordo, nel 1673 gli ottomani sono sconfitti dalla Polonia guidata dal proprio re Jan III Sobieski nella battaglia di Kotin. Tuttavia la pace successiva del 1676 non fa altro che replicare la pace precedente del 1672 e quindi, attenzione, assegna ufficialmente la Podolia, questo pezzo di Polonia, all'impero ottomano, che peraltro l'impero ottomano, come vi ho detto, aveva occupato militarmente già prima del 1676. Attenzione, nel 1676 muore il grande stratega di questa espansione degli turchi ottomani in Europa orientale, Koprulu Ahmed, e gli succede come Gran Visir Kara Mustafa, che anche lui sarà il vero uomo forte dell'impero ottomano, perché Mehmet IV, il sultano, di fatto non governa. Kara Mustafa lancerà la successiva offensiva su Vienna. Kara Mustafa era imparentato con il Gran Visir precedente Koprulu Ahmet, perché ne aveva sposato la sorella, d'accordo? Nel 1678 Kara Mustafa fa una spedizione in Ucraina e riesce a conquistare persino territori in Ucraina, in particolare la fortezza cosacca a Kigrin. Quindi vedete, territori conquistati in Polonia, territori conquistati in Ucraina. Nel 1681, e questo è molto significativo, in realtà Kara Mustafa decide di abbandonare i pezzi di Ucraina che aveva conquistato, cedendoli alla Russia, appunto in una pace con la Russia. Perché? Perché Kara Mustafa considera l'Ucraina poco interessante, poco appetibile rispetto a Vienna. A lui non interessa l'Ucraina, a lui interessa conquistare Vienna. Questo è l'intento, lo scopo per nulla nascosto degli ottomani. Gli ottomani approfittano anche della ribellione dell'Ungheria, quella piccola parte, ricordate, dell'Ungheria che apparteneva all'Austria. I magiari dell'Ungheria reale, dell'Ungheria asburgica, si ribellano perché, come abbiamo visto in passato, molti di loro, soprattutto i nobili, ma non solo, i nobili ungheresi, erano protestanti, soprattutto calvinisti, ma anche luterani. Nella quella parte dell'Ungheria appartenente all'Austria
agli Asburgo d'Austria i protestanti venivano perseguitati, venivano schiacciati dalla controriforma del cattolicissimo sovrano asburgico e quindi il capo maggiaro dell'Ungheria sottomessa all'Austria, Imre Tököly, si ribella all'Austria e ovviamente chiede aiuto agli ottomani. Ottomani che sono molto più tolleranti verso i protestanti di quanto lo siano gli Asburgo d'Austria e ottomani che ovviamente promettono a Imre Tököly e a tutti gli ungheresi sottomessi all'Austria di essere molto più tolleranti con loro, con molti di loro che sono protestanti. Quindi Kara Mustafa riconosce Imre Tököly re dell'Ungheria occidentale, sottraendo la corona dell'Ungheria occidentale all'Austria. Tököly, peraltro, aiutato da un contingente turco che Kara Mustafa gli manda, riesce a conquistare ben due fortezze ungheresi importanti. Gli austriaci sono in difficoltà in quel momento. Nel 1682 chiedono la pace agli ottomani di Kara Mustafa, ma non la ottengono. Kara Mustafa continua nelle sue guerre per cercare di arrivare a Vienna. A Vienna l'Asburgo d'Austria è un personaggio del tutto imbelle e debole come Leopoldo I. L'Austria è debole, non dovete pensare che l'Austria e gli Asburgo d'Austria siano sempre stati forti, potenti, lo diventeranno alla fine del 600, all'inizio del 700, proprio grazie ai territori che conquisteranno dagli ottomani nei Balcani. Però alla fine del 600, ma anche lungo tutto il 600, guardate che gli Asburgo d'Austria erano in una condizione di debolezza molto forte, continuamente attaccati dalla Francia in Europa occidentale, con i principi tedeschi che non li rispettavano più. Gli Asburgo d'Austria erano anche poveri, proprio erano indebitati con tutti i banchieri europei, si trovavano in una situazione di forte declino. Leopoldo I poteva fidarsi delle mura di Vienna che avevano dato buona prova in passato nei confronti di svariati assedi. Le mura di Vienna erano molto resistenti, però l'esercito dei duchi d'Austria di fatto era molto limitato. Quindi Kara Mustafa respinge le profferte di pace e nel 1683, proveniente appunto dalla Polonia, dalla Podolia, un immenso esercito ottomano di 500.000 uomini, pensate, attacca Vienna e si predispone a marciare su Vienna guidato dallo stesso Gran Vizir Kara Mustafa, cogliendo del tutto impreparato il povero Leopoldo I. Leopoldo I che si trova davvero mal partito perché, ripeto, non ha molti alleati, non ha persone, non ha sovrani che gli mandano gli aiuti. Luigi XIV di Francia, oppure il re del più potente stato tedesco, cioè il Brandeburgo, il re del Brandeburgo, Federico Guglielmo di Brandeburgo-Prussia, erano entrambi ostili agli Asburgo e quindi non mandano aiuti, anzi Luigi XIV sarebbe stato ben contento se gli ottomani avessero conquistato Vienna. Immediatamente dopo lui avrebbe invaso la Germania cercando di farsi eleggere lui, Luigi XIV, imperatore di Germania. E quindi chi aiuta il povero Leopoldo I? Chi aiuta Vienna? E Leopoldo I lancia un appello alla cristianità per salvare Vienna, rispondono Innocenzo XI, il Papa che manda numerosi finanziamenti. Innocenzo XI era un Papa che davvero si svenava economicamente per finanziare ogni tipo di operazione contro gli ottomani. E poi alcune città italiane mandano dei contingenti, il Portogallo, ma attenzione, soprattutto Baviera e Sassonia, che combatteranno efficacemente
insieme all'Austria, mentre come abbiamo detto la Prussia si rifiuta. Dopo la morte, ricordate chi era il comandante dell'esercito austriaco Montecuccoli? Il nuovo comandante è Carlo V di Lorena, una mezza figura, un comandante di scarso livello. E tuttavia l'Austria ha l'iniziativa giusta, quella di allearsi con la Polonia, di chiedere l'aiuto del potente regno di Polonia di Jan Sobieski. Jan Sobieski lo potete scrivere con la I, lo potete scrivere con la I lunga, con la J, come volete, non stiamo a sottilizzare. Jan Sobieski, l'abbiamo visto poco fa, aveva già sconfitto gli ottomani ed era un sovrano di grande valore militare. Leopoldo I abbandona la città, la quale viene completamente circondata da ogni lato, assediata da ogni lato da questo immenso esercito ottomano. L'esercito ottomano era enorme, però aveva delle rigidità e dei difetti molto forti, tant'è che molti storici si sono chiesti come gli ottomani avrebbero potuto davvero vincere la battaglia o vincere davvero una guerra lunga contro i paesi occidentali. L'esercito ottomano aveva delle armi che erano superate rispetto alle armi che si producevano nell'Europa occidentale, ma aveva anche un'organizzazione assolutamente ridicola. Pensate che 500.000 persone erano dell'esercito, però molti di loro erano cammellieri, cioè l'esercito si portava dietro una città che viaggiava insieme ad esso. Ogni volta che l'esercito si acquartierava, venivano montate migliaia e migliaia di tende, ok? Perché vi era una vera città, compreso l'harem, d'accordo? Compreso un harem che viaggiava insieme all'esercito, un harem di donne, con funzionari, con cammelli, cioè tutte cose che ovviamente impacciano nelle campagne militari. Sembra assurdo, però così funzionava l'esercito ottomano. I turchi iniziano a minare i bastioni, abbiamo visto che le mura di Vienna sono molto resistenti, però rischiano di cedere alle mine che aprono numerose brecce sulle mura. L'esercito di Carlo V di Lorena, lontano da Vienna, ovviamente si era sottratto all'assedio, si congiunge sia con gli eserciti mandati da Baviera e Sassonia e da qualche altro paese europeo, sia ovviamente con l'esercito polacco di Jan Sobieski. Carlo V fa una mossa molto umile e molto utile. Cede il comando dell'esercito a Jan Sobieski, perché Jan Sobieski era il più anziano di tutti ed era il più titolato anche militarmente, ripeto, aveva già battuto in passato l'impero ottomano. Jan Sobieski riesce 1683, 11-12 settembre del 1683, a sconfiggere gli ottomani, circondandoli, prendendoli alle spalle e cannoneggiandoli dalla collina di Kahlenberg presso Vienna. L'esercito ottomano è completamente distrutto e Vienna è salvata per merito soprattutto del re di Polonia, Jan Sobieski, quella che viene ancora ricordata come la battaglia di Kahlenberg. Secondo molti la battaglia di Kahlenberg ha salvato proprio la cristianità, ha impedito che gli ottomani conquistassero Vienna con tutte le conseguenze del caso. Gli ottomani perdono perché non hanno un'artiglieria decente, sono rimasti indietro da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista militare. L'artiglieria ottomana si rivela decisamente inferiore rispetto all'artiglieria della coalizione cristiana. Attenzione, da questa sconfitta
sconfitta, gli ottomani nei Balcani non si riprenderanno più. Leopoldo I, gli austriaci e i suoi alleati colgono questa vittoria sugli ottomani presso Vienna come il primo passo, il primo tassello della liberazione da parte della liberazione dei Balcani da parte degli ottomani. Non si fermano qui i vincitori cristiani. A seguito di questa vittoria nel 1683 gli austriaci e i polacchi inseguono gli ottomani in Ungheria e ben presto gli austriaci riescono a conquistare numerose città importanti dell'Ungheria che, attenzione, appartengono da 150 anni all'impero ottomano, come Esztergom, la città sacra dove venivano incoronati i re d'Ungheria, Esztergom. Quindi capite, Kara Mustafa non riesce ad arrestare l'avanzata austriaca in Ungheria. Gli austriaci e i loro alleati, dopo la vittoria presso Vienna, continuano a vincere, a sconfiggere gli ottomani e a liberare grandi parti dell'Ungheria. Non si tratta, come è stato per 150 anni, di una delle tante sconfitte dell'impero ottomano che comunque mantiene i suoi territori, mantiene l'Ungheria, mantiene la Serbia, la Bosnia e così via nei Balcani. Questa volta la sconfitta dell'impero ottomano si prolunga e gli ottomani iniziano a perdere enormi territori dei Balcani occupati dagli austriaci. Dopo la sconfitta, Kara Mustafa, che non riesce a impedire il dilagare degli austriaci in Ungheria, come ho detto, torna a Belgrado, ovviamente città ottomana, a Belgrado, prepara la controffensiva, ma il sultano Mehmet IV ha deciso diversamente. Il gran vizir Kara Mustafa viene condannato a morte e ucciso a Belgrado. Non appena lui rientra a Belgrado, strangolato da uno schiavo con un laccio. E questa è la fine di Kara Mustafa, che paga con la vita la sconfitta di Vienna e la rotta dell'esercito ottomano in Ungheria. Attenzione, gli austriaci e i polacchi non approfittano, come avrebbero potuto, della ritirata degli ottomani. Avrebbero potuto facilmente liberare subito tutta l'Ungheria, perché l'esercito ottomano era crollato dappertutto. Incredibilmente questo non avviene per colpa di Leopoldo I, il debole sovrano austriaco, che sospetta il capo della coalizione, re di Polonia, Jan Sobieski, di avere delle mire sull'Ungheria. Cioè pensa, se noi incalziamo adesso gli ottomani troppo frettolosamente in Ungheria, poi l'Ungheria verrà conquistata dalla Polonia, da Jan Sobieski, e quindi incredibilmente Leopoldo I si rifiuta di inseguire gli ottomani e di sconfiggerli definitivamente. Negli anni seguenti, peraltro, Jan Sobieski avrà tutta una serie di difficoltà interne che gli impediranno di continuare la guerra contro gli ottomani in Ungheria e di conquistare, come almeno quello che lui voleva come proprio obiettivo minimo, i principati rumeni di Valacchia e di Moldavia. Incredibilmente queste guerre contro gli ottomani, che iniziano con la vittoria di Vienna, si concluderanno senza che Jan Sobieski e la Polonia riescano a conquistare alcun territorio. È incredibile. Saranno gli austriaci del debole Leopoldo I a conquistare tutti i territori che adesso vedremo gli ottomani perderanno, mentre il vero salvatore di Vienna, cioè il re polacco Jan Sobieski, non avrà niente, d'accordo? Non otterrà niente da questa sua straordinaria vittoria che ha salvato la cristianità. Purtroppo a volte nella storia succede così. Nell'immediato Jan Sobieski non riesce né a conquistare Valacchia e Moldavia e neanche a riconquistare la Podolia. Ricordate che è territorio polacco e che gli ottomani avevano conquistato in fondo poco tempo prima. Il salvatore della cristianità, Jan Sobieski di Polonia, non otterrà niente
mentre coloro che sono stati salvati in extremis da lui, gli austriaci di Leopoldo I, otterranno tutto. Ok? Come adesso vedremo. La sconfitta dell'impero ottomano nei Balcani rende coraggiosa nuovamente anche Venezia. Venezia approfitta della sconfitta di Vienna e riesce nel 1684 a ottenere significative vittorie sugli ottomani. In particolare riesce a occupare quasi tutta la costa della Dalmazia, togliendola agli ottomani, però anche la Morea, vi ricordate, cioè il Peloponneso, che ricordate, abbiamo detto, gli ottomani avevano conquistato da Venezia. Nel 1684 si formerà una Lega Santa a Linz, che per la verità non avrà molto seguito. Alla Lega Santa partecipa anche Luigi XIV, che quindi giura di evitare gli scontri tra cristiani, tra Francia e Austria, una nuova guerra contro l'Austria, per unirsi appunto all'Austria, Luigi XIV e la Francia, in una Lega Santa per combattere insieme gli ottomani. Dopo pochi anni vedremo che Luigi XIV si rimangerà totalmente l'adesione a questa Lega e causerà una nuova guerra della Francia contro l'Austria, che indebolirà l'Austria proprio nel momento in cui l'Austria cercherà di scacciare definitivamente gli ottomani nei Balcani. D'accordo? Benedetto XI aveva chiesto agli stati cristiani di unirsi nella crociata contro gli ottomani. Luigi XIV giura di far parte della Lega di Linz, però poi vedremo come le cose andranno. Jan Sobieski continua comunque nella lotta e i tatari di Crimea respingono un attacco polacco di Jan Sobieski a Kotin. Nel 1684 gli ottomani hanno una riscossa contro Venezia, ma di breve durata. Di fatto Venezia riesce a riconquistare l'isola di Santa Maura, che vi ricordate in passato abbiamo visualizzato sulla cartina, cioè l'isola di Leucade, che all'epoca i veneziani chiamavano Santa Maura, quindi la riconquistano dall'impero ottomano. La Venezia appunto aveva aderito anch'essa alla Lega Santa di Linz. Il comandante delle forze asburgiche, vi ricordate chi era? Carlo V di Lorena, riesce a distruggere molte fortezze in Ungheria settentrionale, ma gli ottomani resistono accanitamente in Ungheria, sostenuti dal re vassallo. Vi ricordate il re vassallo dell'Ungheria da parte degli ottomani, Imre Tököy? Non tradisce gli ottomani dopo la sconfitta e continua a combattere con loro. Tuttavia i successi degli austriaci ci sono. Nel 1685 Carlo V e l'esercito Asburgo conquistano la roccaforte di Nove Zamchi. Gli ottomani nel 1686 perdono Buda, attenzione, perdono Buda, la città più importante, più grande dell'Ungheria. Gli austriaci liberano Buda. Gli austriaci non avevano mai raggiunto questi risultati nei 150 anni in cui gli ottomani avevano occupato l'Ungheria. Nonostante la lunga ed eroica resistenza di Abdi Pascià, Buda viene persa, la principale città dell'Ungheria. Tutta la resistenza ungherese crolla, ma l'Austria, conquistando l'Ungheria, inizia a sottometterla, cioè è una liberazione dell'Ungheria oppure è un asservimento dell'Ungheria all'Austria. Gli ungheresi lo vedono come un asservimento della propria patria all'Austria. Gli ungheresi preferiscono gli ottomani, per quanto strano, rispetto ai terribili austriaci della controriforma cattolica. E Perjes, l'Austria fa chiaramente capire di voler dominare l'Ungheria e di non lasciare nessuna libertà agli ungheresi. Il generale Carafa
instaura una vera e propria dittatura giudiziaria dalla sede di Eperies, e gli ungheresi si sentono ovviamente sottomessi all'Austria tanto quanto, anzi peggio di quanto erano sottomessi, più di quanto si sentivano sottomessi agli ottomani. Quindi gli ungheresi sono ostili a questa cosiddetta liberazione dell'Austria, che per loro è una occupazione. Nel 1687 gli ottomani continuano a perdere con Venezia, Venezia riconquista Morea, vi ricordate il Peloponneso, e Venezia riconquista anche Atene. La flotta veneziana è guidata da Francesco Morosini. Curiosità molto significativa. Durante questo scontro nel 1687 una delle navi veneziane della flotta di Morosini cannoneggiò il Partenone di Atene, l'antico tempio di Atene sull'Acropoli, il Partenone, che era stato adibito dagli ottomani ad una polveriera, quindi il Partenone era pieno di polvere da sparo. Quindi quando arriva, capite, la bomba veneziana lanciata dalla nave che colpisce il Partenone salta in aria perché era pieno di polvere da sparo e purtroppo il Partenone viene distrutto, come sapete, e viene reso nello stato in cui si trova oggi, con molti frammenti delle metope, dei bassorilievi di Fidia o di altri artisti che precipitano, no? dal tempio, precipitano a terra. E allora nel 1687 Jan Sobieski, re di Polonia, riesce a penetrare in Moldavia fino a conquistare la capitale Jassy, d'accordo? La capitale Jassy. E nel 1687 sempre gli ottomani subiscono una sconfitta gravissima da parte degli Asburgo, una sconfitta gravissima, la sconfitta di Nagy Arsani. In ungherese si pronuncia più o meno Nagy Orsany. È una sconfitta durissima, si trova vicino a Mohacs, l'esercito ottomano qui è completamente distrutto. Attenzione, in questa battaglia inizia a distinguersi un giovane comandante, un giovane ufficiale di cavalleria che poi avrà un'importanza eccezionale nel seguito di queste guerre. Si tratta ovviamente del famosissimo Eugenio di Savoia, italiano, insomma, della nobile famiglia di Savoia. L'impero ottomano, almeno nei Balcani, sta andando in pezzi, eppure abbiamo un sovrano, Mehmet IV, Maometto IV, che non si era mai occupato degli affari di Stato, che anche durante il disastro di Vienna e i disastri successivi aveva continuato a dedicarsi soltanto alla caccia e ai suoi giochi. Gli ottomani morivano, perdevano tantissimi territori e lui continuava tranquillamente a giocare. Questo viene considerato inaccettabile, l'esercito si ribella anche il clero guidato dal Gran Mufti. Il Gran Mufti era l'autorità religiosa massima. Maometto secondo Mehmet IV viene ignominiosamente cacciato dal potere, viene deposto e sostituito dal nuovo sovrano, fratello di Mehmet IV, Solimano II, e regna dal 1687 fino al 1691, peraltro per pochi anni. Dall'87 all'88 succede di tutto all'interno dell'impero ottomano in decadenza. Si ribellano i giannizzeri, come avevano fatto tante volte, si ribella un certo Osman Pascià, un importante dirigente dell'impero ottomano, ma ci sono disordini e rivolte dappertutto nell'impero ottomano, in Anatolia, a Creta, nella stessa Belgrado. E nel 1687 gli austriaci conquistano anche le importantissime città ungheresi di Eger e appunto di Belgrado, che è una città, Belgrado,
che aveva fatto parte a lungo dell'impero ungherese, però era una città, come adesso è, abitata soprattutto da serbi. Belgrado, che in ungherese si chiama Nándorfehérvár. Nel 1688 però gli austriaci perdono l'importante fortezza di Petrovaradin, poi però la riconquistano subito. Quindi le cose vanno molto bene per gli austriaci. Di fatto nel 1688 però i veneziani, vi ho detto che avevano conquistato Morea distruggendo il Partenone, non riescono a tenerla perché la perdono e falliscono tra l'altro l'attacco all'isola di Eubea. Tuttavia i veneziani hanno comunque conquistato numerosi territori nell'Egeo, nel Mar Mediterraneo, dagli ottomani. Gli ottomani chiedono la pace nel 1688, ma la pace viene respinta dagli Asburgo. Gli ottomani nel 1689 perdono ancora territori in profondità nei Balcani, perdono città bulgare e bosniache, come per esempio Niš oppure Vidin, ma anche molte altre. Niš, Nissa, è una città bulgara. Gli ottomani potrebbero essere in teoria cacciati definitivamente dai Balcani perché gli austriaci stanno conquistando anche la Bulgaria e la Tracia abitata da greci. Gli ottomani riescono a tenere la Bulgaria e la Tracia, a respingere gli attacchi degli austriaci solo perché arriva in loro aiuto il Khan di Crimea Selim Ghirei, che aiuta gli ottomani. Quindi gli ottomani mantengono Bulgaria e Tracia. L'esercito Asburgo peraltro penetra anche in Valacchia, nell'attuale Romania, fino a Bucarest, che sapete attualmente è la capitale della Romania. Quindi gli ottomani stanno perdendo territori immensi, una parte dei Balcani. Si tratta di territori immensi che in pochissimi anni gli austriaci occupano. Tuttavia nel 1689 gli austriaci iniziano a essere in difficoltà perché? A causa del solito Luigi XIV, che tradendo le promesse ha scatenato una guerra europea molto dura, ovviamente la guerra della Lega d'Augusta. Quindi l'Austria deve spostare molti contingenti del suo esercito in Renania o sugli altri fronti europei dove si svolge questa ennesima inutile guerra di espansione di Luigi XIV, che impedisce, ripeto, agli austriaci di scacciare il più possibile gli ottomani dai Balcani. Infatti gli ungheresi continuano a combattere insieme agli ottomani. Tököly, il re vassallo ungherese degli ottomani che ho citato prima, continua la lotta dell'indipendenza del suo paese, dell'Ungheria, aiutato dagli ottomani. C'è invece chi si sottomette agli Asburgo, ai nuovi vincitori come Michali il Voivoda di Transilvania. Gli ottomani, appunto, approfittando del fatto che gli austriaci sono distolti dalla guerra contro Luigi XIV, contro la Francia, la guerra della Lega d'Augusta, gli ottomani riescono a liberare tutta la Grecia settentrionale e a sconfiggere nuovamente Venezia. Non solo, gli ottomani nel 1690 riconquistano anche le città di Niš, attenzione, e di Belgrado. Quindi, perché l'Austria è impegnata nella guerra contro la Francia, quindi se i Balcani non sono stati liberati completamente o liberati in alcuni casi secoli prima, 2 secoli prima di quanto è avvenuto realmente, sapete con chi prendervela. La colpa è di Luigi XIV, il re sole. Quindi sia la Serbia sia una parte della Bosnia vengono riconquistate dagli ottomani. Attenzione! E qui succede che i serbi non vogliono essere dominati dagli ottomani e quindi succede una cosa molto singolare: moltissimi serbi riconquistati dagli ottomani emigrano
in massa almeno 200.000 serbi si trasferiscono nelle terre spopolate dell'Ungheria meridionale, sperando che gli ungheresi, o meglio gli austriaci che stavano conquistando tutta l'Ungheria, li avrebbero trattati meglio rispetto agli ottomani. Questo va proprio controcorrente, in contrasto con quello che abbiamo sempre detto. Abbiamo sempre detto che gli ortodossi dei Balcani, come appunto i greci oppure i serbi, parteggiassero per gli ottomani, preferissero la dominazione ottomana più tollerante in materia religiosa piuttosto che quella dei cattolici ungheresi e austriaci. Qui invece abbiamo un evento che va nel senso contrario, serbi che vengono conquistati dai turchi ottomani che preferiscono migrare in Ungheria, cioè in un territorio cristiano, per cercare di tenere dalla loro parte i serbi. Attenzione, gli ottomani intervengono per migliorare le condizioni di vita dei serbi e per permettere loro la costruzione di nuove chiese. Il nuovo sultano ottomano nel 1691, il fratello del precedente che muore, vi ricordo che il sultano precedente era Solimano II, muore nel 91, al suo posto il fratello Ahmet II, è il nuovo sultano dell'impero ottomano che regna per pochi anni, dal 1691 al 1695. Gli ottomani nel 91 perdono di nuovo in Transilvania nella battaglia di Slankamen, ennesima vittoria degli austriaci. Questa battaglia diventa una carneficina, l'esercito ottomano viene letteralmente massacrato qui in Transilvania. Nel 92 e nel 93 ci sono trattative di pace, perché pensate che le trattative di pace vengono favorite dagli ambasciatori britannico e olandese. Gran Bretagna e Olanda non hanno alcun interesse che l'Austria continui a combattere contro l'impero ottomano, e forse avete già indovinato perché vogliono che l'Austria si impegni di più nella guerra europea contro il pericolosissimo Luigi XIV. Questi tentativi di pace falliscono nel 1693. Gli austriaci non riescono a riconquistare Belgrado nel 1693 e invece gli ottomani non riescono a loro volta ad occupare Petrovaradin. Nel 1694 i veneziani, comandati da Antonio Zeno, conquistano l'isola di Chio, che veniva anche chiamata Scio, e nel 1695 gli austriaci conquistano altre piccole località. Muore anche Ahmed II, il nuovo sultano dell'impero ottomano è Mustafa II. Mustafa II che regna dal 1695 fino al 1703. Mustafa II è il figlio del sovrano ancora precedente, cioè di Mehmet di Maometto IV. Ok, Mustafa II sul trono. Durante il 96 aumentano le bande di disertori e di briganti all'interno dell'esercito dell'impero ottomano, in Tessaglia, in molte altre zone. I giannizzeri si vanno degradando in tutti i sensi. Pensate che nel 1696 gli ottomani perdono addirittura Azak, che viene anche chiamata Azov, sul Mar Nero. Il loro vassallo, il Khan di Crimea, viene sconfitto dallo zar Pietro I il Grande di Russia, che conquista questa città sul Mar Nero, Azov, e vi impianta un cantiere navale lì vicino a Taganrog, ma non riesce Pietro comunque a controllare tutta l'area del basso Dnieper. Gli ottomani nel 1697 lanciano una controffensiva e cercano di rioccupare l'Ungheria, ma questo non gli riesce perché, attenzione, a capo dell'esercito austriaco
proveniente dal fronte francese, arriva Eugenio di Savoia, che ho già citato in precedenza. Eugenio di Savoia, un comandante militare di gran lunga superiore rispetto agli altri generali asburgici. Eugenio di Savoia era anche un personaggio straordinario, si fece costruire tantissime ville, castelli bellissimi, poi era segretamente un libertino, un ateo, un libero pensatore, aveva una biblioteca segreta, lui era coltissimo, una biblioteca segreta piena di manoscritti clandestini, atei, deisti, materialisti, aveva un'attività appunto di bibliomane e di cultore, di filosofia, che è libertino, ateo, senza ovviamente che nessuno lo sapesse. La sua biblioteca, la biblioteca di Eugenio di Savoia, era la più fornita in Europa di manoscritti e libri proibiti, di manoscritti impubblicabili da parte di atei, di materialisti, dell'incipiente illuminismo francese, che ancora si chiamava libertinismo. Quindi un personaggio che sarebbe da vedere, da studiare anche nella sua vita privata. Non posso adesso diffondermi molto, però comunque un grande personaggio. Eugenio di Savoia, a capo dell'esercito asburgico, con una straordinaria marcia forzata sorprende gli ottomani mentre attraversano il fiume Tibisco nei pressi di Senta, e quegli ottomani subiscono la sconfitta definitiva. Eugenio di Savoia causa uno spaventoso massacro, 20.000 soldati ottomani vengono uccisi e almeno 10.000 vengono annegati nel Tibisco. La grandissima vittoria di Eugenio di Savoia mette fine per il momento alla guerra, e gli ottomani, vedremo, dovranno accettare una pace dura, ma la sconfitta degli ottomani fu causata incredibilmente anche da un ammutinamento dei giannizzeri, che uccisero lì, prima della battaglia, il nuovo Gran Visir Elmas Mehmet. Cioè, incredibile. E questo ovviamente cospira verso la sconfitta. Gli ottomani, i giannizzeri in rivolta uccidono il Gran Visir Elmas Mehmet, uccidono anche molti pascià, molti alti ufficiali. È incredibile. Eugenio di Savoia approfitta della vittoria a capo delle truppe austriache, conquista anche la Bosnia, vastissimi territori in Bosnia, e fa incendiare la città di Sarajevo, che viene incendiata e saccheggiata. Nel 1699 gli ottomani devono subire la pace, devono accettare la pace con gli austriaci dopo 150 anni in alcuni casi, dopo 200-250 anni in altri casi. Molti territori dei Balcani vengono liberati, non sono più sottomessi all'impero ottomano e passano a costituire dei possedimenti austriaci immensi che l'Austria, capite, non aveva assolutamente previsto di conquistare. L'Austria li ha conquistati in pochissimi anni grazie al crollo dell'impero ottomano. L'Austria si trova all'improvviso a possedere un immenso impero balcanico-danubiano, all'improvviso, con popolazioni, lingue, religioni completamente diverse tra loro, grazie a tutte queste conquiste. E ovviamente qui sorge quello che poi diventerà il vero e proprio impero austriaco, impero poi alla fine dell'Ottocento, l'impero austro-ungarico. La pace viene firmata a Karlowitz tra austriaci, o meglio la coalizione guidata dagli austriaci e gli ottomani. Questa pace viene mediata, ve l'ho detto già prima, dagli ambasciatori inglesi e olandesi. L'unico contrario alla pace è Pietro I, zar di Russia. Questa è una curiosità, perché non firma la pace perché rimasto solo a combattere contro gli ottomani non potrebbe cercare di riconquistare ragionevolmente i territori persi in Crimea, cioè che gli ottomani avevano conquistato in Crimea. Con la Russia ci sarà un accordo da parte dell'Austria soltanto nel 1700, tuttavia
Pietro I il Grande di Russia se la legherà al dito e insomma, e poi ci saranno dei contrasti tra Russia e Austria per questo motivo. L'impero ottomano perde a favore dell'Austria territori immensi, tutta l'Ungheria, tutta la Transilvania. E poi, attenzione, quindi sono territori immensi, però la pace di Karlowitz sancisce la perdita da parte degli ottomani anche di altri territori. A favore di Venezia, gli ottomani perdono la Dalmazia, Cattaro in Montenegro, le isole di Santa Maura, l'isola di Egina, Morea, ovvero il Peloponneso. Poi restituiscono anche la Podolia alla Polonia, finalmente la Polonia riottiene la Podolia e poi appunto devono restituire Azak o Azov alla Russia, devono dare Azak o Azov alla Russia che Pietro il Grande aveva già conquistato, tuttavia Pietro il Grande perderà Azov ben presto, come vedremo. E quindi l'impero ottomano è in declino ed è proprio l'impero ottomano non solo perde territori, viene colpito da disgregazione sociale, rivolte, vagabondaggio, brigantaggio, corruzione, gravissimi problemi economici. Cioè, l'impero ottomano si trova davvero in un momento di grandissima, grandissima difficoltà. Le cose non sono finite qui nel 1699 perché ci sarà un'altra importantissima guerra tra l'Austria e l'impero ottomano e inoltre l'impero ottomano combatterà anche su altri fronti che sono differenti, sono diversi dal fronte balcanico danubiano. Ne parliamo nella prossima lezione, l'ultima per adesso, con cui arriviamo al 1730. Trattiamo la storia dell'impero ottomano fino al 1730. Grazie di avermi seguito anche per questa volta, arrivederci.